Ci siamo! Edizione Dolomitica Races numero 13. Abbiamo iniziato nel 2014 questa lunga, pazza corsa attraverso le Dolomiti e siamo ancora qui a distanza di 13 anni. I see the dawn of a new beginning. This time we can't go home. Austria, Germania, Lettonia, I hear the streets of tomorrow calling. Svizzera, Spagna, I go where you go. e 'Cause we belong to something. sarà il momento di chiamare sul palco la prima atleta che aprirà questa fantastica edizione. You said to me, Tutto è pronto, we of a different kind. siamo anche in diretta streaming grazie a Keep Sporting, al nostro regista Gabriele, Michel, Gabriel, tutto è pronto e Vittorio Veneto è ancora una volta la capitale dell'ultracycling. Ricordiamo quest'anno la Dolomitica anche campionato nazionale ASI, quindi gli italiani di ogni categoria che raggiungeranno per primi il traguardo porteranno a casa la maglia tricolore creata dall'azienda Volata. Un insieme, un turbinio di emozioni fortissime. Vediamo già la nostra prima atleta carica a molla e qui si parte e si attraversano le Dolomiti in un'unica soluzione di continuità, quindi 720 km non stop. Bene, signore e signori, è il momento di chiamare sul palco dell'Ultracycling Dolomitica 2026 Bianca Brambilla. Bianca, io ho le spalle un attimo alla camera, mi metto qui accanto a te. Chi è Bianca Brambilla? Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways that help Bianca me. Brambilla è un'atleta, è una lady, ma è soprattutto una mamma. Never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? Cosa ti spinge ad affrontare questa sfida? Sicuramente tutto quello che è la There's always room in life for this. una continua lotta Allora, un anno di lavoro, una stagione insomma lunga di lavoro, di preparazione. Quando hai messo in obiettivo questa partecipazione? è stato un po' Extreme sounds have told me
manca un minutino, chi vuoi salutare Bianca? and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things have caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. Che io credo che riuscivo a mantenere per la gara. Ed ora è il momento di salire. Ci siamo, mancano 6 lungo la strada. 5, no, qui sull'incrocio. 3, 2, 1 e parte Bianca Brambilla. Tieni la destra qui subito e immettiti in Viale della Vittoria. Ed è il momento di dare l'in bocca al lupo a Bianca e di accogliere sul palco Giorgia Zanetta. Giorgia, benvenuta Giorgia. Insomma, tu hai fatta la Dolomitica l'anno scorso e ci siamo di nuovo. Cos'è che ti chiama? In realtà il fatto che per me non è una gara non tanto secondo me Tanto ti sei preparata, la prendi come viaggio, qual è l'aspettativa? Tu lo sai fare molto bene. Allora, Giorgia, un minutino allo start. Cosa ti sta passando per la testa? Allora, se vuoi li puoi salutare, mancano 40 secondi, è il momento. E che bella vacanza dura per Giorgia Zanetta. Hai 15 secondi allo start, quindi attenzione qui all'uscita perché lo ricordiamo, le strade sono aperte e siamo a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Giorgia Zanetta per la sua Ultra Cycling Dolomitica. Vai Giorgia! Go! Ora c'è una piccola pausa perché c'è un atleta che non abbiamo visto al briefing, quindi abbiamo un'attesa di 3 minuti prima di chiamare il prossimo atleta, ma Rossano lo salutiamo, è stato uno dei primi a registrarsi all'Ultra Cycling Dolomitica e quindi lo salutiamo con grande affetto. Nel frattempo tutta la procedura di consegna dei tracker sta andando avanti. Vediamo che le partenze dell'Ultra Cycling Dolomitica 2026 termineranno alle 9:45, quindi ancora una bella oretta e un quarto di partenze.
che saremo qui ad accompagnare ed ascoltare le emozioni che gli atleti hanno da raccontarci. E a breve sarà il momento di un atleta che è senza supporto, un atleta che doveva partire con il team a seguito, ma ha avuto dei problemi in famiglia e doveva partire lo stesso perché ha sentito il richiamo e quindi aspettiamo ancora un attimino, ancora un minutino, perché non vogliamo tirare fuori troppe parole da Renato Giraldo, che è un over 60, quindi un veterano, uno che queste corse le conosce bene. Nel frattempo il mio telefono è un centralino che vibra continuamente. Sì, dai, 30 secondi in più ce li concediamo. Eccolo qui, pettorale numero 29. Ci siamo, signori. Ci siamo. C'è un signore qui over 60 che sta per affrontare la corsa più dura del pianeta. Il suo nome è Renato Giraldo. Sport e salute. Ci sta bene, ci sta bene. Ecco, questo sarebbe stato l'istante della partenza di Rossano Rinaldi. E adesso è il momento tuo. Ci tocca un po' a tutti, ci lavoriamo tanto. Poi ci si scarica, si guardano i panorami. Il problema è qui, il problema è qui. Renato, chi vuoi salutare? Chi vuoi... Cosa è successo? Perché sei arrivato qui? Da quando avete fatto prima, lui dice io ho fatto le Questa è soltanto la prima, lo sai, vero? sì, infatti, che scusa prima, dopo Vediamo. ci sungono le gambe. Le gambe c'è, la testa c'è, lo spirito c'è, quindi c'è tutto quello che serve. E quello che sarà, cioè, basta sarà così. e godersi il viaggio, vivere l'esperienza. Qui ci sono dunque fatica, un po' noia. Poi il meteo è dalla nostra, sembra... Allora, quando non ci si può mettere le mani in tasca. Esatto, forse qualche temporale, ma forse perché rinfresca l'aria, Forse avremo una Dolomitica perfetta quest'anno. Ancora un minutino. Chi è che ti sta seguendo da casa? Che siamo anche in diretta. Tutti quelli che mi hanno detto di no. Che non sono più motivi. Mia sorella, che anche lei sarebbe stata una belle ferie. E poi c'è Renato Giraldo, 45 secondi allo start. E non ti voglio far parlare più, ti voglio far respirare, perché ci siamo. Mancano poco più di 30 secondi ed inizierà l'Ultra Cycling Dolomitica. 720 km, quasi 20.000 metri di dislivello. Lui per la categoria over 60, self-supported. 20 secondi allo start. Siamo ai meno 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Renato Giraldo per l'Ultra Cycling Dolomitica 2026.
Vai Renato! Ed ora un altro, ormai esperto dai, di questa lunga maratona attraverso le Dolomiti, Marco Banfi! Ciao Marco! Ci risiamo! Siamo, quindi quest'anno la rifacciamo, ho un conto sospeso con questa gara che adoro. L'anno scorso ho fatto la modalità self-supported, sono partito con il colpo della strega, quindi è stata in quest'anno siamo meglio, sono accompagnato, quindi facciamo le vita. Su queste distanze non si può fare più. Chi c'è alle tue spalle questa volta? Allora, un caro amico di vecchia data, mio cognato di Farsa Ventura. Vi ringrazio tanto per questa cosa. Ma lo sai che loro si divertiranno tantissimo, ancora non lo sanno, ma... Speriamo, penso di sì. Bene, allora, un minutino e mezzo, come arriviamo a questa Ultra Cycling Dolomitica? Quanti chilometri hai sulle gambe adesso? Beh, allora, l'anno scorso ne ho fatti 14.000, quest'anno stavo sulla fascia dell'anno scorso, quindi arrivando a luglio, tutto quello che potevo fare ho fatto. Quindi livello, chilometri, ore tolte alla famiglia, tante, quindi speriamo che ne sia abbastanza. Ne varrà sicuramente la pena. Un minuto allo start, un minuto, soltanto un minuto dopo un anno di preparazione per la partenza di Marco Banfi. C'è qualcuno che vuoi salutare a casa? Saluto mia moglie che non è brava ma è una santa a sopportare questa mia passione, i miei ragazzi a cui voglio cercare di dare una lezione di vita per il sacrificio per lo sport, l'amore che si fa per ottenere qualcosa. Marco, ci siamo. Ti lascio tranquillo per gli ultimi 30 secondi che ti separano dalla partenza. Un anno di preparazione, oltre 14.000 km sulle gambe, due carissimi amici alle spalle. Tutto è pronto per far partire questo grandissimo amico. Siamo ai 15 secondi allo start. Marco Banfi meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Marco Banfi per la sua Ultra Cycling Dolomitica. Vai Marco! Ed ora è il momento di un rookie per quanto ci riguarda della Ultra Cycling Dolomitica, Marco Baratti, numero 27. Eccolo qui Marco. Ciao, benvenuto. Non ho avuto modo di conoscervi, però vi conoscerò. Ci conosciamo di vista. Come stai? Cosa ti spinge ad arrivare qui? Mi spinge la curiosità di vedere questo paesaggio, questo percorso e la curiosità di capire fin dove arriverò. Tu sei uno che pedala tanto. Raccontaci un po' il tuo curriculum, insomma. Non sono costante, mi piacciono le cose lunghe e quindi curriculum ho fatto qualche race across Italy, un paio di finisher e 4 DNF. Ho fatto Capo Nord l'anno scorso e non è la stessa cosa, però mi piace stare in bici a lungo e guardarmi intorno, insomma, non sono da classifica, sono un turista, diciamo. Sì, un turista che siamo sicuri che non mollerà un metro. Ci proviamo. Allora, Marco, tu di dove sei? Sono della provincia di Vercelli, abito a Ghemme, sono originario della Valsesia e siamo in tanti. Ho visto che è una zona, Altri. Sì. è una zona di gente che ha qualche rotella fuori posto. Può essere. Sì, sì.
No, la gente giusta, insomma, la gente che ci piace, la gente che ha la motivazione giusta. E chi c'è che ti sta seguendo, che vuoi salutare? Un sacco di amici, sicuramente, i miei familiari, e in generale chi mi conosce, non pubblico social o particolarmente attaccato, insomma. Chi mi conosce. È una cosa che ci appartiene questa cosa, da non far vedere tanto in giro, ma da sentire dentro, vero? Sì, non tutti riescono a capire fino in fondo cosa stiamo facendo, ci vedono più come dei matti. E i matti come Marco Baratti, hai 15 secondi allo start! Tutto è pronto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci vediamo domani! Marco Baratti parte per il suo lungo viaggio attraverso le Dolomiti, Ultra Cycling Dolomitica 2026. Davide Santiangeli non c'è, lo salutiamo. L'avevamo previsto come tutti i ragazzi ed è il momento di, visto che abbiamo questi 3 minuti di tempo, dei ringraziamenti e dei saluti speciali, soprattutto ad una persona che purtroppo questa edizione non è potuta essere presente, ma è con noi nel cuore e sappiamo che ci sta guardando, ci sta sentendo. Stiamo parlando di Tiziana Favero, la figlia di Vito Favero, l'uomo a cui è dedicata l'Ultra Cycling Dolomitica da sempre, fin dalla prima edizione, l'uomo che nel 2013 lanciò la sfida e disse: non so se arriverà qualcuno, non so se arriverà qualcuno. E da allora sono centinaia le persone che sono partite per l'Ultra Cycling Dolomitica e sono ritornate, cambiando per sempre, alzando per sempre l'asticella del ciclismo. Nessuno credeva possibile, la prima edizione erano soltanto 580 km. Adesso i chilometri sono 719. Tiziana, quindi ti salutiamo. E chi c'è, se può fare un grandissimo applauso a Tiziana Favero che sta combattendo con noi. Quante emozioni. E alle 8:54 sarà il momento della partenza di Salvatore Bonfiglio, quindi ancora circa 30 secondi e poi lo avremo qui sul palco e ci parlerà di lui in questi 3 lunghissimi minuti che passeranno però in un soffio e poi sarà la corsa più dura al mondo. Ringrazio anche tutto lo staff, decine e decine di persone che sono sul percorso di gara a prendersi cura degli atleti, alle time station, a controllare che tutto vada bene. Ringraziamo Tractalis che ci permette di vivere questa corsa. Ed è il momento di chiamare sul palco Salvatore Bonfiglio. Hanno sbagliato le grafiche. Non importa. Vieni, vieni Salvatore. Sì. Ah sì, siamo giusti, siamo giusti. Ok, scusate. Vieni, 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 vieni. Cristian Santucci. Allora, va bene, dai, ho piatto la notte in bianco. Ho fatto la notte in bianco, scusate. Manca Santiangeli, ma c'è Santucci, sì, Santiangeli e Santucci. E io ho dormito 1 ora e 45. No, tranquillo, no. Infatti c'era anche lui lì che aspettava, ho detto, boh.
No, va bene, va bene. No, volevi farmi partire dopo, hai detto, vado troppo veloce. No, quest'anno un conto in sorpeso, Cristian, quindi deve andare come una motocicletta. Sì, no, l'anno scorso è stato bello fin dove sono arrivato, poi capita, sono caduto e quindi quest'anno cerchiamo di non cadere e di finire, dai. No, quest'anno non si cade e nessuno cadrà perché l'abbiamo già prenotata questa cosa. No, dai, adesso torniamo un po' seri perché la questione è seria. C'è una missione da portare a casa e c'è qualcuno che ti segue da casa? Sì, c'è mia moglie, amici, tutti, il lavoro, titolare. No, per quello sì, sono carico, dai. Sono stato in Svezia 2 settimane fa a fare un gran giro e quindi insomma credo di avere la preparazione giusta, dai. Tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. La clavicola è allineata. Sì, no. Fortunatamente anche la frattura dell'anno scorso è stata composta, quindi super, sto bene. Ci siamo. Allora, un minutino allo start per questo conto in sospeso da sistemare e abbiamo una promessa che mi hai fatto quando passerai in quel posto là. Sì, farò un bello sputone e via, no. Va bene, dai. Va bene. Cristian, sono molto felice di averti qui. Mancano circa 30 secondi allo start. Ti lasciamo respirare. Ti lasciamo tranquillo e andiamo ad ascoltare il tuo countdown che ti separa dallo start dell'Ultra Cycling Dolomitica 2026. Siamo ai meno 15 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Cristian Santucci a regolare quel conto lasciato aperto un anno fa. E adesso sì, ci siamo, mi perdonerete perché anche se non mi perdonate questo sono. Dalla Sicilia arriva Salvatore Bonfiglio per la sua Ultra Cycling Dolomitica. Sì, esatto, vivo in provincia di Como da alcuni anni, però sono sempre siciliano. Il mio accento proprio non mi tradisce. È nel cuore la Sicilia. Sempre. La Sicilia è una grande terra, è una terra di persone che non mollano mai. In teoria sì, speriamo anche bene. No, guarda, noi ti vediamo, abbiamo ottime sensazioni su di te, sappiamo che sei una gran brava persona, perché quando si mette in testa qualcosa, tu sei anche dentro qualche altra manifestazione, ne parliamo? Sì, io sono stato tanti anni nell'organizzazione della Sicilia, non so come quest'anno è cambiato la posizione. Infatti il mio unico allenamento è stata quella che ho fatto chilometri. Quest'anno è stata speciale perché l'ho fatta in tandem con un ciclista come guida per un ciclista non vedente. Bravissimo Salvatore. E perché per fare queste cose qua bisogna avere un grande cuore di base. Sì. Non so qual è il dopo lo scopriremo. Non è neanche più il caso di chiederselo ormai, no? Ok, un minutino allo start, vuoi salutare qualcuno? Ci sarà una grandissima energia a spingerti e a sostenere anche mamma. Siamo sicuri? Quindi ragazzi, 45 secondi allo start, è il momento di fare qualche profondo respiro. Salutiamo qua ragazzi, abbiamo anche il mitico Salvador, Giacomo Salvador. Ora siamo a 30 secondi allo start di Salvatore Bonfiglio. Ci siamo. La lunga maratona attraverso le Dolomiti, 720 km, quasi 20.000 metri di dislivello. Categoria Men Self-Supported Under 50. 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 e parte Salvatore Bonfiglio. La Sicilia con lui, tutta la Sicilia. Grande Salvatore. Ed ora è il momento di far partire la prima squadretta, diciamo, di quelli tosti. La cicloturistica Vittorio Veneto. Stefano Fasolo o Fasolo? Stefano per me. Paolo, che abbiamo già visto in azione. E poi altri due protagonisti, Renato Dadalt e Onorato Chiesura. Renato è il presidente attuale, vero? Però qui abbiamo anche la memoria storica. Cominciamo dal presidente. Il presidente, è un piacere averla qui. Com'è questa? Chi l'ha spinta a fare questa? Posso darti del tu? Presidenti, chi ti ha spinto? Niente, hanno voluto coinvolgermi in questa avventura e proviamo per la prima volta. Comunque niente, tutta una questione qui di testa e fatica e andare avanti, non c'è altro da fare. Siamo onorato, allora cosa raccontiamo qua? Tutto ok. Allenati, giusti? Abbiamo due veterani, vero Paolo? Tu devi pedalare, ti dicono, no? E chi lo dice? Il buon Stefano. Ma ti prende e ti toglie gli adesivi? Non si dà, questa è la sfida, allora questa è la vera sfida. Osvaldo non deve prendere. Ragazzi, io sono sicuro che vi divertirete un sacco, anzi. Sì, anche perché c'è un altro film da 4, quindi ve la potete anche. Sì, dite tutti così. Non c'è problema. Siamo a 30 secondi allo start. Capitevi chi parte prima. Il presidente. Scherzando, quindi raffica di foto per la cicloturistica Vittorio Veneto. 15 secondi allo start. Renato Dadalto, Onorato Chiesura, Paolo Capodall'Orto e Stefano Fasolo partono per la loro Ultracycling Dolomitica. Ai meno 5, 4, 3, 2, 1. Via! Il via ufficiale da Giacomo Salvador e la cicloturistica Vittorio Veneto lascia il palco dell'Ultracycling Dolomitica nella sua città. Adesso bisogna lavorare, adesso bisogna crederci e chiamiamo sul palco Nicola Decima, self-supported under 50. Ciao Rosa, salutiamo Rosa e Luciano che sono pronti a partire per la Time Station a prendersi cura di voi. Nicola, benvenuto anche per te, prima esperienza all'Ultracycling Dolomitica. Prima volta che sono qua. Come ci sei arrivato? Come hai scoperto questa follia? Da quando Sei un diesel. Qui bisogna essere diesel. C'è qualcuno che ti sta seguendo, c'è qualcuno che ti sta supportando. Cosa ti hanno detto quando gli hai detto vado a fare il Ultracycling Dolomitica? Forse hanno ragione, ma qui sei in buona compagnia. Allora ascolta, un anno di preparazione, senti a posto, tutto ok. Prima volta. Insomma, ti piace andare attraverso le montagne? Allora ci sarà da pedalare.
manca un minutino, vuoi salutare qualcuno? Bene. Ci siamo, ti lasciamo tranquillo, ti lasciamo accomodarti, respirare profondamente, perché è il momento di prendere il via a questa lunghissima avventura. Mancano 45 secondi allo start circa. Ci siamo, 30 secondi. Nel frattempo vediamo che tutto sia ok. Siamo a 30 secondi allo start di Nicola Decima, lui che viene dalle corse in montagna ed oggi pedalerà tanto, 720 km. Siamo a meno 12 secondi, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai Nicola, divertiti, goditi il viaggio. Parte Nicola Decima. Bene, ed ora è il momento di chiamare sul palco dell'Ultra Cycling Dolomitica 2026 la prima lady solo under 50, Sara Mazzorana. Lei che corre dopo aver conquistato anche il titolo nazionale sulla 12 ore e con la maglia di campionessa europea. Sara, ci siamo. Tutto un percorso da riscoprire, ma non vedo l'ora di percorrere queste salite che metteranno davvero alla prova e per fortuna sarò accompagnata dal mio team, quindi un saluto ad Antonella, a Gianluca, e saremo una squadra e non, diciamo che arrivare all'arrivo non sarò sola, ma conteranno tutti loro, quindi non è solo la mia gara ma è la nostra gara, quindi tanti pensano che l'ultra cycling sia uno sport solitario, ma in realtà l'unione fa la forza. Assolutamente vero Sara, l'ultra cycling è uno sport di squadra, qui si corre e si supporta tutti con lo stesso obiettivo, aiutarti ad arrivare al traguardo nel minor tempo possibile. In 1 minuto e mezzo puoi salutare chi vuoi. Allora, saluto mia mamma e anche se non potranno ricevere il loro saluto, ma ho dei cuccioli splendidi a casa, quindi saluto i miei animali che sono la mia vita e i miei familiari. Ci siamo, 1 minuto allo start. Una lunga cavalcata di 720 km attraverso 22 passi che hanno fatto la storia del ciclismo. 1 minuto allo start. La squadra è qui pronta a salire in auto e supportare questa grandissima atleta, campionessa nazionale 12 ore ultra cycling, fresca campionessa nazionale al Montello, alla 24 ore del Montello. Qui attorno c'è anche Fabio Biasiolo e dopo magari lo chiamiamo qui a fare 2 parole insieme. Ci siamo, 30 secondi allo start. E siamo in meno 20 secondi. Ciao Giacomo, anche lui, il nostro tecnico è qui. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Sara Mazzorana per la sua Ultra Cycling Dolomitica. La Dolomitica, la prima Dolomitica della sua giovane carriera nel mondo dell'ultra cycling. E ci siamo, ora una giovane lady che arriva dalla Germania. Welcome to Tina Partner on the stage of Ultra Cycling Dolomitica 2026. This is your moment. How are you? You are you have a great experience in this kind of race. Tell us something about you. Yes, I love the mountains. I have
We need 2 minutes. 2 minutes. The last 2 minutes is long. It's long to wait these 2 minutes. How many kilometers you have on your legs for be here now? Here, I think 12,000 roundabout. Ci siamo, insomma, non sono assolutamente pochi. Questa è un atleta di grandissimo livello, grandissimo spessore, grandissime vittorie e siamo a 1 minuto e mezzo allo start. Do you want to say you are on a live streaming? You want to say something to your friend that follow you, that are following you? Yes, I thank all the guys who are live with me and are behind me, and I think my team tell me about the info, which people are on this live. Ok, tutto è pronto. Manca 1 minuto. We need the last minute. And we want that you be quiet, you take a long breath, because this is the moment that maybe you was waiting for 1 year. This is the last 30 seconds. And after will be Ultra Cycling Dolomitica 2026. Siamo pronti a dare l'arrivederci a Tina Butner, ragazza che viene dalla Germania. Un grandissimo applauso per lei. E sarà una grandissima gara fra lei e Sara, quindi ci divertiremo. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E Tina Butner start his Ultra Cycling Dolomitica, her Ultra Cycling Dolomitica. Ed ora è il momento di chiamare sul palco Francesco Spanetta. P Cycling Project. Francesco Spanetta, numero 16 di pettorale. Benvenuto. Allora, raccontaci un po' di te. Cosa ti spinge a partire qui oggi? Abbiamo un amico in comune, Giampi Gaspar. Numero 1. Adesso lo salutiamo, lui che se riesce a fare la ricerca, se no parliamo di te. Chi ti sta seguendo da casa? Tanti che mi supportano, dai. Che guarderanno il numerino che si muove sulla mappa. Ricordiamo, sulla homepage del nostro sito si può accedere e vedere cosa sta succedendo, e nei nostri canali social la diretta live streaming. Un minutino per dirci qual è la motivazione. Sfidare me stesso primo e poi insegnare qualcosa ai miei figli, che se si vuole qualcosa si può ottenere. E poi volevo ringraziare questi ragazzi che ho conosciuto qua. Numero 1 Daniel, che ha vinto l'anno scorso, e Andrea che mi ospita a casa. Belle persone. È una bella famiglia, lo sappiamo. Allora, 40 secondi, i volumi cominciano a salire, i battiti anche, perché è il momento per Francesco Spanetta di prendere via alla sua Ultra Cycling Dolomitica. 20 secondi per Francesco. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci vediamo domani, Francesco, prima che puoi
divertiti e goditi il viaggio. Ed ora è il momento di un altro rookie dell'Ultra Cycling Dolomitica, un altro volto nuovo, il numero 15, Walter Bonazza. Ce l'abbiamo Walter? Lo vediamo, lo vediamo. E se lo vediamo ancora laggiù vuol dire che è un uomo di poche parole, ma concreto nei fatti. Diamo il benvenuto a Walter Bonazza! Ciao Walter! Aerodinamico, body, insomma, ci siamo, eh? Un annetto di attesa. Sì, mesi dai, un anno forse no, sì, l'ho guardata l'anno scorso e non ero sicuro, ho detto quest'anno ci provo e forse l'anno scorso ero preparato meglio dal punto di vista ciclistico, però va bene così, dai, ci proviamo. E oggi sei seguito dalla tua signora? Sì, che la ringrazio che mi ha supportato e mi supporterà, dai. Walter, allora tu cosa fai nello sport? Non sei proprio non nasci ciclista. No, io sono un sci alpinista e faccio anche gare di trail running. Ho incominciato quest'anno a fare un po' di ultra sulle 100 km e poi la bici c'è sempre stata dentro. Adesso l'abbiamo però buttata dentro in maniera un po' esagerata, no? Sì. Con la corsa ciclistica più dura al mondo, 720 km per Walter Bonazza, con la sua signora a seguirlo e un carissimo amico. Siamo a 30 secondi allo start ed è il momento di accendere i motori, far partire la traccia e cominciare questa lunga cavalcata attraverso le Dolomiti. 20 secondi allo start. Se non ti parte, accendilo dopo. La strada è quella. Siamo ai meno 10 allo start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walter Bonazza parte per il viaggio attraverso le Dolomiti. 22 passi. Ci siamo. Ed ora un altro ragazzo che parte per la prima volta. Massimo Oxodo. Pronto? Ciao Giacomo, salutiamo i nostri amici che sono qui. Allora, Massimo. Pronti? Cosa ti spinge a partire qui oggi? Ci ho pensato l'anno scorso, però non ero ancora pronto mentalmente e fisicamente e per quest'anno mi sono preparato un po' di più e proviamo a fare questo viaggio. Come sei arrivato qui? Qual è stato il percorso di preparazione? Andiamo un po' sul tecnico, che ci piacciono queste cose. Percorso di preparazione, diciamo che mi alleno sempre tutto l'anno, non arrivo dal ciclismo, quindi arrivo dal triathlon, quindi bene o male tutto l'anno sei sempre in movimento. Abbiamo messo un po' più di bicicletta ed è la parte che mi piace di più anche nel triathlon. Vediamo di fare un bel viaggio. E la posizione insomma sarà quella di quelle aerodinamiche o comode? No, infatti anche la bicicletta non è quella, ma va bene lo stesso, l'importante è pedalare. Chi vuoi salutare? Chi c'è con te? Chi c'è con te in questa avventura? Mio cugino è un mio carissimo, uno dei miei migliori amici che mi seguono, da casa mi seguirà la moglie e tanti amici. Ci siamo, un minutino allo start, un minutino e 20 secondi. Cosa possiamo chiederci? Massimo, triatleta che si butta nel mondo dell'ultracycling. Cos'è per te questa corsa? Cosa rappresenta? Forse hai sentito un richiamo particolare?
Va al richiamo perché comunque abito sulle Dolomiti, abito a San Candido, quindi ho la nonna che è di lì, quindi fin da quando sono nato giro le Dolomiti. In parte le conosco quasi tutte, tranne la prima parte che non l'ho mai fatta, quindi è proprio un bel viaggio e spero sia così. Sarà così sicuramente. Abbiamo ancora circa 30 secondi allo start di Massimo Xodo. Ormai manca veramente poco, 25. Siamo in meno 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Massimo Xodo! Vai Massimo! Ed è ora il momento di chiamare l'altro team 4 che ha già la lepre avviata. L'altro team 4 è il team Redinex sul palco dell'Ultra Cycling Dolomitica. Attenzione! Eccoli qua. I loro nomi: Patrick Simonetto, Michele Spadetto, Battiston Davide e Mauro Collodello, che teniamo alla fine perché è stato protagonista in tutti i sensi dell'Ultra Cycling Dolomitica. Cominciamo col capitano questa volta, però il capitano Davide Battiston. Allora, ciao a tutti. Cosa devo dire? Sono uno dei membri del team, siamo qui per provarci per la prima volta in team, appunto. Il nostro obiettivo è quello di divertirci, fare questa avventura tutti insieme che crea ancora più community e legame fra di noi, e niente, quello che arriva arriva, insomma. bene. Ed ora andiamo da Michele Spadetto. E Michele Spadetto è uno di quelli che va. Per fortuna ti sei trovato un cavallo buono. Va dal mondo dei randonnée, sì, non ultra cycling, però i giovani qua l'ultima settimana mi hanno precettato, perché purtroppo il nostro Tipo Gazzola si è rotto il crociato e quindi io lo sostituisco. Vabbè, ha fatto apposta perché volevano mettere il cavallo buono. No, vedremo strada facendo. No, ma di sicuro ci divertiremo. Adesso passiamo a Patrick Simonetto. Patrick, allora il tuo amico qua c'ha... Il mio amico, eravamo al bar una mattina e mi ha proposto questa esperienza e ho deciso di prendere la palla al balzo per avvicinarmi a questo mondo. Io arrivo dal trail, quindi arrivo dalla corsa, dal running. Aspetta che andiamo subito da Mauro perché mancano 30 secondi e qua non ci sono secondi da perdere. Mauro? Qualcosa. No, mi hanno fregato. All'ultimo, sì. Ho 300 km sulle gambe, poi ho le papille gustative interrotte, ho un gomito che fa contatto col piede. L'altro giorno sono rimasto chiuso in autolavaggio e è una brutta storia. Ma mancano 7 secondi, Mauro. Mettetevi d'accordo per la partenza. 3, 2, 1 e parte il team Redinex per questa lunghissima Ultra Cycling Dolomitica 2026. 719 km, quasi 20.000 metri di dislivello e tanto divertimento. Adesso usciranno dall'abitato di Vittorio Veneto e poi sarà solo uno a pedalare a tutta. Ed ora è il momento di chiamare sul palco il pettorale numero 9, Davide Zenari. Vieni per la strada principale, Davide. Lui che l'anno scorso ha fatto un garone e quest'anno torna a fare la storia. Davide. Allora aspetta che c'è. Ah sì, dobbiamo curare bene i social e dire: oh ragazzi, qui si parte per qualcosa.
che è... Sì, dai. Hai tutto il tempo di far partire tutto quanto. E noi abbiamo 2 minuti per parlare con te e di quanto la stavi aspettando di nuovo, questa Ultracycling Dolomitica. Sì, allora per me l'anno scorso è stata la prima partecipazione, mi ero presentato qua in griglia e con una bici che era del 2008, non era questa bici, non avevo mai fatto una gara di ultraciclismo, qualche giro bello lungo, sì, di 400-500 km, ma non con tutto questo dislivello. Ed è andata bene, è andata oltre le aspettative perché l'obiettivo era di chiuderla, poi alla fine ho scoperto che ero arrivato terzo nella categoria senza supporto, è stata dura, sono stati parecchi momenti di crisi, ma è stato un viaggio sensazionale, cioè proprio un viaggio di testa, di cuore, di anima da ripetere. Quindi l'anno scorso appena che sono arrivato ho detto mi prendo un giorno, ma alla prima non ho aperto le iscrizioni, mi sono iscritto subito perché ho detto voglio riprovarci e ho cambiato il mezzo, ho cambiato un attimo anche un po' la preparazione, diciamo che la vivo un po' con più attesa quest'anno dal punto di vista, non dico del risultato, ma del tempo totale entro cui star dentro, ecco, conoscendo anche il percorso un po' meglio, speriamo che vada almeno come l'anno scorso, se non meglio. Poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo, i temporali, tuoni, fulmini, so già che li prenderò sicuramente. Ormai mancano 20 secondi allo start di Davide Zenari, ricordiamolo, terzo classificato, grandissima performance l'anno scorso, ed ora siamo ancora qui ai meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e Davide Zenari parte per la sua Ultracycling Dolomitica, la sua seconda volta attraverso le Dolomiti. Vai Davide! Ed ora è il momento di un altro veterano della Dolomitica, Vito Salvatore. Come bello in bicicletta Vito Salvatore. Qua in Veneto si dice, caro Vito, che bel corridor. Che bel ciclista, che bello scalatore. Allora, benvenuto di nuovo, sono sempre felice di vederti e quest'anno te la fai senza supporto per la prima volta, quindi proviamo questa nuova esperienza, vediamo come andrà. Insomma, tu questo percorso lo conosci, ormai penso la terza o quarta volta che vieni? Dovrebbe essere la quarta, sì. Dovrebbe essere la quarta. Il percorso lo conosco, però insomma le difficoltà sono, sono sempre imprevedibili. Quindi quest'anno, essendo senza assistenza, dovrò gestirmi in maniera un po' diversa, però diciamo che sono fiducioso. Quest'anno forse conoscerai ancora di più te stesso. Sì, infatti l'idea era proprio quella di viverla in maniera un po' più introspettiva, quindi un po' di solitudine in più male non fa, almeno in certi contesti. Qui ne avrai attraverso le Dolomiti di introspezione e di emozioni da sentire. Ci hanno comunicato che Davide Zenari è partito senza tracker, quindi adesso lo raggiungeremo per consegnarglielo. Allora, chi vuoi salutare? Prima di tutto la mia famiglia e i miei amici che mi accompagnano e mi supportano, nonostante quest'anno sia appunto senza assistenza, però loro sono sempre presenti, quindi grazie mille. Ci siamo, ti lasciamo tranquillo per gli ultimi istanti, 35 secondi allo start di Vito Salvatore. Ricordiamo a tutti gli atleti di passare a ritirare il tracker. Vito parte fra 20 lunghi secondi che passeranno in un battito di ciglia. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
ed inizia il lungo viaggio attraverso le Dolomiti per Vito Salvatore. Ed ora è il momento di chiamare un grandissimo amico, e io lo ricordo, 7 times second a tutta la cycling dolomitica. Ladies and gentlemen, Edward Fuchs! Lui che ha vinto ed è una volta si è classificato per 7 volte secondo. Poi la Dolomitica 380, sempre uno degli atleti di riferimento dell'ultra cycling mondiale. One of the best person that I know. Good morning, buongiorno. Buongiorno Eddie. This time self-supported. It's will be a great race, a great challenge for you. Yes, this is a very hard challenge for me. What pushed you to start here for this adventure? I love this adventure. It's a beautiful adventure, and this is my first time for the long distance of self-support. Questa è la sua prima volta da self-support dall'Ultra Cycling Dolomitica, ma lui è uno dei più titolati, one of the best rider that we have ever seen on a stage of Ultra Cycling Dolomitica. A great career for Edward Fuchs. What do you want to say to your friends that following you on the camera? You have a nice day. For sure, you will have a nice day. But I don't know the other guys when you pass. It will be a nice day for they, because Edward Fuchs è un grandissimo e tenace atleta che arriva dall'Austria, uno dei più titolati a livello mondiale. 1 minuto allo start. We give the time to Edward Fuchs to prepare to take the last breath before the start of the hardest race of the world, la corsa ciclistica più dura al mondo. Sul coefficiente dislivello su chilometraggio ci siamo, mancano a little bit more than 30 seconds to the start, and now it's 30. We are now at 20 seconds to the start. Stanno portando il tracker, Davide. 15 seconds. Arriva Rudy con un pulmino Toyota. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Edward Fuchs start his Ultra Cycling Dolomitica. Lui che sarà forse la 10ª volta qui. Incredibile atleta austriaco che ci farà sicuramente divertire. Ed ora è il momento di chiamare sul palco dell'Ultra Cycling Dolomitica un altro grandissimo atleta, un altro conto in sospeso e un'altra faccia determinata a portare a termine la missione. Il suo nome è Matteo Marchetto. Lo sappiamo che Matteo Marchetto va a morte. Sì, alla morte sempre. No, vediamo, l'anno scorso ho avuto un problema sul sale e mi sono dovuto ritirare. Vediamo quest'anno. Adesso c'è un altro problema da gestire che mi è stato fuori 3 giorni fa, vediamo. Si scioglieranno sti muscoli. La sfiga ci vede sempre benissimo. Ma tu prenditela tranquillo, perché tanto tu sai bene cosa devi fare. Allora Matteo, tu di dove sei? Sei nostrano, si dice. Sì, provincia di Modena. Modena? Caspita, ti facevo più vicino. No, mio padre è originario di Vicenza, ma vive in provincia di Modena. Come hai scoperto la Dolomitica? Chi è che ti ha trascinato? L'ho trovato online 2 anni fa, ho detto, adesso la vado a fare. Questa brutta malattia che ci prende e ci porta attraverso le montagne per 720 km. La preparazione è andata comunque, tutto quello che dovevi fare l'hai fatto. Sì, non ho rimpianti, più di così non potevo fare, quindi è da ottobre dell'anno scorso che la preparo. Quindi tutto inverno in bici, freddo, pioggia, sempre, quindi vediamo. Ed è per questo che vedi un numerino così basso davanti a te, il numero 6, perché tu sei fra i top rider della Ultra Cycling Dolomitica edizione 2026. Le aspettative le abbiamo, sappiamo che si deve combattere contro i problemi, contro le difficoltà,
ma tutto si può fare, soprattutto se si parte con quell'occhio da tigre. Sì, si fa, una salita alla volta si fa. Una salita alla volta, saranno 22 le salite da affrontare in questa Dolomitica. Siamo a 40 secondi allo start ed io direi che dopo un anno di attesa, questo è il momento in cui bisogna lasciare Matteo a respirare, a rilassarsi, a cercare di trovare dentro se stesso la spinta giusta per affrontare quella che è la più dura corsa al mondo. 20 secondi allo start. Siamo in meno 15. Gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parte Matteo Marchetto, pettorale numero 6 da seguire sulla mappa online. E vedremo se quest'anno sarà il sogno che tutti ci aspettiamo. Signore e signori, comes from Slovenia. His name is David Ritaric. David Ritaric sta arrivando. David Ritaric is coming. David Ritaric is not a man that speak a lot like me. He's a man that go on the bike. And this is the return of David Ritaric. Il pettorale è il numero 5. E gli amici sono tutti qui a congratularsi con noi. From Slovenia, David, welcome back. Everything is ready. Your team is like a bomb that have to explode. Yes, everything okay. I'm the second time here, and I hope that this year is better. I see you very well. How many kilometers on your legs this year for be here now? Not too much, because I'm last weekend race across Alps. Poco più di una settimana fa era la Race Across the Alps con 530 km e anche lì 13.000 e più metri di dislivello, quindi diciamo che abbiamo le gambe belle calde. Your legs is very hot now. Yeah, I hope. Now what you want to say to your friend that follow you from home? Sorry? What do you want to say to your friend on social media? I don't know. Please look me on the GPS track and go. Okay, this is the last few seconds to the start. Thanks for the team is amazing. So, do you want to say the name of your guys? Damian and Zvonko and Michael. Ok ragazzi, I have 3 people in team. 3 people in team. The team is ready. David is ready. The Dolomites is under perfect weather, and the hardest race of the world is waiting for the start of David Ritaric. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go! David Ritaric start for the second Ultra Cycling Dolomitica. La Dolomitica del 2026, l'edizione numero 13. Ed ora un altro uomo a cui dobbiamo dare molta attenzione. Un altro uomo che dobbiamo guardare sulla mappa perché ha fatto secondo nella categoria con supporto l'anno scorso. Il suo nome è Nicola Lazzarotto. Nicola Lazzarotto. Ciao Nicola. Allora, un anno fa
eri qua a giocartela con Elias Van Hooijdonk ed oggi sei qui con altri grandissimi atleti. Veramente sì, ci sono sicuramente atleti più forti, ma daremo il massimo e ci divertiamo. Quello è. No, ma abbiamo visto che tu hai innanzitutto una gran bella squadra, sono consolidati, sono sempre loro? Sono sempre loro, Alessandro, Gemma, mio compagno di squadra, mio papà, Daniele, mia moglie Diana e poi stasera ci raggiunge anche mio fratello, quindi è un super team. Un super team, sai che non ti abbandoneranno mai questa volta, ma neanche le prossime, perché io li ho già visti belli carichi, 1 minutino e mezzo. Allora, c'è qualcuno che ti segue, qualcuno a cui vuoi dedicare questa tua partecipazione? Ma guarda, in particolare loro, perché comunque non è facile star dietro tutto questo periodo e tutta la gara, ma anche a mia squadra, dai, è il team Maroso che mi supporta, fa il tifo e sono contento. Voi siete una bella squadra numerosa, ma tu sei la testa di serie qua. Ah, ce ne sono. Io sono dedicato alle ultra, dai, diciamo così. Divisione Ultra Cycling del Team Maroso. Signori, Nicola Lazzarotto è qui, 45 secondi allo start. Vuoi ancora dirci qualcosa? L'aspettativa? L'aspettativa è migliorarmi rispetto all'anno scorso, quindi dai, una mezz'oretta dovrei riuscire. Poi un'altra cosa, ringrazio voi che ci date questa possibilità perché siete bravi, vi impegnate e ci regalate una bella gara. Grazie. Siete voi che ci regalate una bella gara e questa volta sarà veramente divertentissima anche da seguire. Grazie ai nostri ragazzi qui. Siamo ai meno 15 secondi allo start di Nicola Lazzarotto. Pettorale numero 4 da seguire sulla mappa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Nicola Lazzarotto a fare da lepre ai ragazzi che sono pronti. The next name that we have here, we are honored to be here. Arvis Sprude, our friend that comes from Lithuania to go across the Dolomites for the first time. This race was always in my wish list, and I think I fall in love in this region and coming back, and I hope I survive. Yes. Arvis, we know you last year, but also on 24 Hours on Montello. Last year on time trial you did 746 kilometers, 748 km in 23 ore e 40 minuti, 23 hours and 40 minutes. So we know that you are one of the best rider of the world, and we know that you will go till you have to put till you die. Yeah. Yeah, this time trial is different race, and this is decent race, and then there's a lot of expectation. 20,000 altitude is, I think, is challenging for everyone, and yeah, probably you can be best, but the Dolomites give you the lesson. Yes, will be for sure a great adventure. And now you start with number 3. And after you, there are 2 great cyclists. What do you think about this great name around you? I think it's very strong to start with, yes, and I don't push in the start, but enjoying the race on the start, and after 20 hours maybe I can start looking about the position on the race. This is a good strategy to say, I don't go so fast, but we know that you will enjoy and you have fun. So we are ready for the last 30 seconds. We'll leave you alone for this 30 seconds. We say thanks to your great team that is here. You want to say the name of your team again? Yeah, one of the Oscars who was with me in the time trial, and the other guys, Kristaps, who coming, working with me from a long time ago. E sono i suoi grandissimi amici. Ai meno 10 seconds. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, and Harvey Sprude start his Ultra Cycling Dolomitica for the first time. Uno degli uomini più forti che noi abbiamo l'onore di avere qui. And so that is the moment to call on the stage our great friend. A big performance last year, but this year with support, so we know that will be amazing. Daniel Biller! A great performance last year, the winner of the solo unsupported category. We speak English or Italian? Tu lo sa. Facciamo io non so tedesco. Io forse parlo meglio italiano di tu tedesco. E anche di mio inglese. Yeah, the number 2 is online. Okay. Everything is ready. So it was a problem at the beginning, but now it's connected. So Daniel, what you say now? Cosa vuoi dirci ora dell'Ultra Cycling Dolomitica e cosa vuoi fare oggi? Oggi e domani penso. Normale, i miei figli Luca e Liane sono lì, siamo in 4 in team, con me 5. Normale, loro hanno detto sempre: papà, tu parli così tanto, per favore parla di meno. Adesso mi manca la parola perché sono così contento adesso, è nervoso. Normale, chi non è nervoso di questa gara che tu hai fatto quasi dice penso fuori di testa, siamo tutti e due così. Questa è una famiglia di fuori di testa, vero? O università di follia, non lo so. Questa è bellissima, è buonissima, Daniel. We are very happy to have you here for the second time, la seconda volta che sei qui, questa volta con una squadra veramente di persone che ti vogliono bene, questa è la cosa più importante. Sì, questo aiuto impossibile anche perché Luca, mio grande figlio con 23, anche lui vado molto forte in bici, lui lo so tutto. Quando papà non vado bene, lui mi dice subito e questo bene. Anche i miei figli a casa in cuore, vediamo. Grazie. Grazie a te, Daniel. Questi sono i tuoi ultimi 30 secondi prima di prendere il via all'Ultra Cycling Dolomitica. Tutto è pronto. Il numero da seguire è il numero 2. Ed ora mancano 20 secondi per la partenza di questo grandissimo campione che si chiama Daniel Biller. Pronti ad applaudirlo? Le aspettative sono alte perché questi sono atleti che vanno a tutta, a qualsiasi cosa. Costi 5, 4, 3, 2, 1. Daniel Biller parte per questo lungo viaggio. Arrivederci, Daniel. Divertiti. Ci siamo. Lo vogliamo qui. Heinz Gatcher. Heinz Gatcher, lui che ha vinto 2 volte, 2 times winner of Ultra Cycling Dolomitica. But you have something to do because last year you have to close this path. Yes, last year after Cortina I got sick and then I have to get off the race. But now I'm here, I'm ready, and with my team, my great team, we try it again. Yes, Marion is always the strongest girl that we know that will help you with all her heart. Yes, my wife Marion, it's great. They support me the whole year, and that will give me so much. And also my sister Wolf and my father Heinz also is here to push you. What will you expect now? What you face the race this year? After last year, this year I will go smooth and then strong. Sappiamo che si divertirà tantissimo il nostro Heinz, secondo
l'ultimo a partire questa edizione, l'ultimo partente dell'Ultra Cycling Dolomitica è uno dei più titolati, lui che ha avuto solo un DNF nella sua carriera l'anno scorso ed ora è pronto a mettere in pari i conti dopo 2 vittorie. Heinz Gatcher, want to say something to your friend and follow you at all? It's very nice to be here with you, and now we will go and never give up. Never give up and try to catch the rabbit that is started 3 minutes ago. So 30 seconds for the start of Heinz Gatcher, l'ultimo a partire in questa lunghissima maratona attraverso i Dolomiti. Il suo è il numero 1. Number 1, 15 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And Heinz Gatcher start his Ultra Cycling Dolomitica. Lui che è il vincitore di 2 edizioni. Ora se ne va a caccia della terza. Però i nomi davanti sono veramente nomi spaventosi. Ricordiamoli. Sulla strada ora ci sono Bianca Brambilla, Giorgia Zanetta, Renato Ghiraldo, Marco Banfi, Marco Baratti, Cristian Santucci, Salvatore Bonfiglio e il team della cicloturistica Vittorio Veneto, formato da Renato Dadalt, Onorato Chiesura, Paolo Campodall'Orto e Stefano Fasolo. Poi ci sono Nicola Decima, Sara Mazzorana e Tina Butner, Francesco Spanedda, Walter Bonazza, Massimo Xodo, Patrick Simonetto, Michele Spadetto, Mauro Collodello e Davide Battiston per il team Redinex, e Davide Zenari, Vito Salvatore, Edward Fuchs, Matteo Marchetto, Davide Rittaric, Nicola Lazzarotto, Arvis Prude, Daniel Biller e Heinz Gatcher. Nomi, signori, che fanno paura. Ed ora aspettate che ascolto il mio tecnico audio, che mi ricorda, sì, che questa che non è finita l'Ultra Cycling Dolomitica, perché dalle 17:30 partiranno gli eroi della 380 e vediamo qui il nostro bello Andrea Borca, rappresentante della città di Vittorio Veneto, che insieme ai ragazzi della cicloturistica che stanno già pestando di brutto ci faranno anche fare un po' il tifo per la nostra bella città. Quindi, signore e signori, pausa per il momento, ma forse riusciremo a collegarci, quindi seguite i nostri canali social perché forse riusciremo a collegarci sul percorso e vedere questi grandissimi atleti in azione. Quindi su Facebook, diretta Facebook, programmate o forse qualcuno anche in sorpresa, e la traccia del nostro Tractalis che potete vedere in home page del sito. Si schiaccia il bottoncino e si vede dove sono gli ragazzi. Buona giornata a tutti, l'Ultra Cycling Dolomitica è ufficialmente iniziata!
Ehi, 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 ehi. Come volume? Ehi, ehi, ehi. A parte che Roberto ne ha ancora di più.
Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza. Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile. Come ne è uscita? Sale di fuoca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita. Fave di fuca. Fave di fuca ti cambia davvero la vita. Immagina di poter creare qualsiasi cosa con il semplice potere dell'immaginazione. Scopri Base 44, una piattaforma completa di creazione con AI, progettata per chiunque abbia un'idea e voglia realizzarla. Descrivi ciò che desideri e osserva la tua idea prendere forma. Puoi pianificare, personalizzare ed espandere in qualsiasi direzione. Da strumenti creati solo per te a piattaforme pronte per migliaia di utenti, da progetti personali a sistemi di livello aziendale. Tutto è integrato e pronto per essere lanciato. È un nuovo modo di creare, dove puoi spingerti fin dove ti porta la tua immaginazione. Puoi immaginarlo? Trasformiamo il tuo sogno in realtà.
quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia. Vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno, senza rinunciare a ciò che ti piace. Che gioia! Noi di Pixar Printing non abbiamo inventato la stampa, ma con i nostri volantini, pieghevoli e cartoline, la tua comunicazione è sempre in movimento. Scegli Pixar Printing, il leader europeo della stampa.
Nuova Sport Equip 6. Vieni a scoprirla in concessionaria. Sport Equip è un brand di DR Automobile Group.
Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza. Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile. Come ne è uscita? Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita. Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
Nuova Tiger 6, tua a 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
Noi di Pixar Printing non abbiamo inventato la stampa, ma con i nostri volantini, pieghevoli e cartoline, la tua comunicazione è sempre in movimento. Scegli Pixar Printing, il leader europeo della stampa. Amore, vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore.
luogo che resta sempre con te. Gardaland Resort. E ora vivi il primo evento Minecraft di Gardaland quest'estate. Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza. Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile. Come ne è uscita? Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita. Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
oggi con il nuovo flacone e puoi provare anche il comodissimo Trigger. Vape for your life.
Gusto e leggerezza sono in perfetta armonia. Vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno, senza rinunciare a ciò che ti piace. Che gioia! Noi di Pixar Printing non abbiamo inventato la stampa, ma con i nostri volantini, pieghevoli e cartoline, la tua comunicazione è sempre in movimento. Scegli Pixar Printing, il leader europeo della stampa.
Scopri le lozioni Fumachilla Skin Vape. Quando hai l'impressione che le zanzare siano costantemente in agguato, scegli la protezione su misura per te. Da oggi con il nuovo flacone. E puoi provare anche il comodissimo Trigger. Vape for your life. Oltre 1000 allievi, 50 insegnanti, serate, concerti, masterclass, oltre 70 eventi l'anno. Vuoi conoscerci di persona? Prenota subito il tuo Open Day. Ci trovi a Milano in via Mose Bianchi 96, dietro City Life. Ti aspettiamo.
whole thing here is that the idea was cool, right? But maybe not so much the execution of it. Da oggi con il nuovo flacone. E puoi provare anche il comodissimo Trigger. Vape for your life.
Nuova Sport Equip 6. Vieni a scoprirla in concessionaria. Sport Equip è un brand di DR Automobile Group. You know me as Kevin Bacon, but on Wednesdays, I'm Kevin Bean. Because Wednesday is Beans Day, the day we swap meat for beans. They're just beans until you realize how many animals they spare.
Il luogo che resta sempre con te. Gardaland Resort. E ora vivi il primo evento Minecraft di Gardaland. Però più alto di così il segnale sono a tola con gli in camera.
Sì, ho disattivato il canale 2, sta andando solo il canale 1. Ora ti faccio anche la prova col ciclista, se lo provo a far parlare in camera. E se riesci scrivimi messaggi di lettere, perché audio vado male a farli partire. Come procede? Tutto bene, fin qui almeno. Serve qualcosa? 1 milione di euro in contanti ce li hai? Ok, mi metti con l'audio, ci siamo. Ed eccoci, siamo in diretta con la gara, con l'Ultra Cycling Dolomitica. Vediamo le immagini in diretta ora. Gli atleti sono diretti verso la salita, il passo Croce Daune. Qui siamo in zona Pedavena. Esatto, qui siamo in centro a Pedavena, diretti verso il passo Croce Daune, il secondo passo che è protagonista di questa Ultra Cycling Dolomitica. Ricordiamo i passi da attraversare sono 22, ringraziamo i nostri operatori che sono sul percorso a caccia degli atleti. Vediamo che sono tutti sulla salita del passo Croce Daune, quindi ora riusciremo ad intercettarli e vedere la situazione di gara. Al momento diamo un'occhiata al ranking. Ricordiamo a tutti che per seguire il tracking GPS della manifestazione basta entrare su www.ultracyclingdolomitica.com e digitare sulla Segui Live, sul tasto Segui Live, per poi vedere la mappa online oppure direttamente il ranking, quindi la classifica generale che vede in questo momento al comando Daniel Biller, seguito da Arvis Prude. Il nostro Nicola Lazzarotto difende la terza posizione in questo momento, dopo aver scollinato il passo San Boldo. Lunga discesa verso Pedavena. Qui vediamo sono al birrificio ed ora la strada inizierà a salire e troveremo i ragazzi che sono tutti accodati. La situazione appunto vede Daniel Biller in testa davanti a Arvis Prude, Nicola Lazzarotto. Difende bene anche David Ritaric, il ragazzo sloveno che si trova in quarta posizione. Dopo il primo passo
in corrispondenza ormai della seconda salita di queste 22, con 19.200 metri di dislivello da scalare in unica soluzione di continuità. Categoria con supporto over 50 vede in testa saldamente Heinz Gatcher, lui che ha già vinto 2 edizioni dell'Ultracycling Dolomitica. Renato Ghiraldo difende la sua, si sta muovendo veramente bene, sta facendo una grandissima corsa over 60, lui senza supporto. Andiamo d'ora a vedere la classifica aggiornata per quanto riguarda la gara di 720 km. Ci collegheremo presto di nuovo con le immagini sul percorso per vedere i ragazzi. Ormai sono in procinto di scollinare anche il passo Croce Daune. La classifica per quanto riguarda la MEL solo self support vede in testa Vito Salvatore, seguito da Davide Zenari, seguire Francesco Spinetta, Nicola Decima, Salvatore Bonfiglio e Cristian Santucci. Il team 4 invece in testa Team Redinex, davanti alla cicloturistica Vittorio Veneto. Per quanto riguarda le donne self-supported c'è Giorgia Zanetta e Bianca Brambina che sono molto vicine. E per quanto riguarda le donne con supporto abbiamo in testa Tina Butner e seconda Sara Mazzorana. Vediamo se riusciamo a breve a collegarci con i ragazzi sul percorso e parlare con loro, vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Dolomitica 720 km, partiti questa mattina alle 8:30, un atleta ogni 3 minuti. Ora, dopo aver valicato il passo San Boldo, siamo sul passo Croce Daune. A breve dovremmo riuscire a collegarci. Ecco, siamo con qualcuno di loro, siamo in diretta live con la corsa relativamente alla qualità di connessione che riusciamo a trovare. Heinz Gatcher. Nice to be here. Now it's a bit hot to Croce Daune, but before the weather was very good and fine. And now we will start. Okay, thanks. Fine. Do you need anything? No, thank you. Okay, thank you. have a All good right. race. Thank you. Goodbye. Thank you. Siamo sul percorso con Heinz Gatcher. Con Heinz Gatcher, primo della categoria
solo over 50. Ora vediamo se riusciamo ad intercettare qualche altro atleta sul percorso. Ecco, ormai siamo prossimi a raggiungere Walter Bonazza. Vediamo se riusciremo a sentire qualche parola, capire come sta andando. Si è accostato, quindi andiamo probabilmente a raggiungere l'atleta successivo. Walter Bonazza corre con supporto. Ormai sono tutti sul passo croce daune. Ormai i più forti hanno già anche svalicato, più forti, i primi a partire, insomma. Diciamo che il gruppo è ancora compatto su questa fase. Ed ecco la classifica allo stato attuale, siamo collegati, quasi collegati con la gara. Numero 28. Calda! È calda, è calda! Marco Banfi. Sei in diretta? Vuoi dire qualcosa al pubblico? Tutto bene, dai! Pian piano ci portiamo. Seconda Non vedo l'ora. salita, dai! -2! E dai, un pezzo è andato, dai, un po' alla volta. Un po' alla volta. Ti serve qualcosa? No, il mio team là davanti, che si è un po' perso. Dopo vado a prendere un po' di acqua da loro. Ah, ok, ottimo. No, tutto bene, dai. Perfetto, ottimo, buona gara. Grazie, ciao. Ciao.
erano le parole di Marco Banfi, ma adesso stiamo raggiungendo altri atleti. Naturalmente più saliamo il passo, meno ci sarà copertura di connessione, quindi cerchiamo di riuscire a raccontare la corsa nel migliore dei modi. Noi siamo qua in macchina tranquilli, a te piuttosto. Venone qua. Eccoci con Walter Bonazza. Grazie mille. Primi chilometri. Sì, va bene, abbiamo ancora lunga, ma dai, si sta bene. Bene. Ottimo, grazie mille. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Walter. Ciao, buona gara. Grazie, ciao. Ecco Walter Bonazza alla sua prima partecipazione all'Ultracycling Dolomitica, si sta difendendo bene. Il ranking lo vede in settima posizione al momento, ma sono tutti lì, sono tutti vicini. Ora vediamo se riusciamo a collegarci ancora con il gruppo che si trova sulle fasi centrali del passo Croce Daune. Ricordiamo il passo dove Tullio Campagnolo ha inventato la chiusura rapida, lo sgancio rapido delle ruote, una delle invenzioni italiane. Quindi su in cima al passo troviamo anche una commemorazione proprio a questa bellissima e utilissima invenzione. Vi ricordiamo che Campagnolo si trovò in mezzo a una bufera di neve e non riusciva ad aprire la ruota, e da lì il suo ingegno ha portato a una cosa che tuttora è utilissima. Ora abbiamo veramente poca connessione sul passo, probabilmente sulla parte più alta riusciremo a collegarci ancora con gli atleti. Restate con noi, seguite la diretta, perché in ogni caso siamo sul vivo della corsa.
Step into the world of tomorrow with Hitachi, an innovative world of electronics, determined to take you beyond ordinary hi-fi, where exceptional sound quality is programmed into Hitachi's sophisticated compact disc player, including a laser-based system that challenges you to identify the recording from the original. That's quality. That's Hitachi.
How come this journey every time? I don't know, but I'll find out what your love is all about. Well, I don't know how. Oh, baby, what you doing right now? But I wonder.
sports after every hour only on the Weather Channel. Weather you can always turn to. Momento che spegni la live quindi per non far caricare la